Ben ritrovate e ben ritrovati. O benvenute e benvenuti, se è la prima volta che seguite il nostro newstelling. Buoni giorni della merla, I giorni più freddi dell'inverno, vero? così dicono. Antichi proverbi chiamano i giorni della merla quelli tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio, che dovrebbero essere i giorni più freddi. Ma questo inverno non è stato freddo per niente finora. Abbiamo avuto lunghi periodi di sole e anche in montagna c'è poca neve. E tanto smog nelle città più grandi. Eh già, senza piogge o nuvole che vanno e vengono, l'aria non si lava e l'inquinamento resta tutto a terra. Ecco perché in queste settimane alcune città italiane hanno fermato il traffico delle automobili più vecchie e più inquinanti. Ma anche in questi giorni della merla la temperatura è alta e c'è pioggia solo in alcune zone del nord Italia. In generale le previsioni dicono che le temperature saranno più alte. Forse un poco di freddo arriverà dopo il 5 febbraio. Vedremo. Un antico detto popolare dice che se nei giorni della merla fa freddo, allora l'inverno sta per finire, ma che se invece è caldo, l'inverno dura ancora e la primavera arriva in ritardo. Ma adesso parliamo di cosa è successo durante la settimana. Come sono andate le elezioni regionali? In Emilia-Romagna ha vinto le elezioni regionali il candidato del Partito Democratico Stefano Bonaccini. Bonaccini è stato presidente della regione anche negli ultimi 5 anni. In Calabria, invece, ha vinto una donna, Iole Santelli, che è del centrodestra, dove c'è anche la Lega, ma è Forza Italia, il partito di Berlusconi, che ha avuto più voti. In tutte e due le regioni la Lega di Salvini non ha avuto grandi risultati, soprattutto in Emilia-Romagna dove pensava di vincere. Per il Movimento 5 Stelle, che è uno dei partiti di governo, le elezioni regionali sono andate molto male in tutte e due le regioni. Alle elezioni politiche del 2018 il Movimento 5 Stelle è stato il partito che ha preso più voti in Italia. Aveva ottenuto il 32% circa dei voti. Era stato un grande successo perché il Movimento 5 Stelle è un partito abbastanza giovane. Dal 2018 a oggi, però, i loro voti sono scesi tanto. In Emilia-Romagna il Movimento 5 Stelle ha ottenuto solo il 4,74% e in Calabria il 6,3% dei voti. Il Partito Democratico è abbastanza soddisfatto dei suoi risultati, anche perché danno forza alla posizione del partito nel governo. A proposito di governo, ci sono novità? In generale, sembra un momento di riorganizzazione politica, perché il Movimento 5 Stelle sta facendo cambiamenti all'interno del partito. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha detto che stanno lavorando alla verifica di governo. Significa che il Presidente del Consiglio, insieme con i capigruppo dei partiti che sono al governo, controllano se l'accordo e il programma fatto all'inizio del governo procede e va ancora bene o se vanno sistemate delle cose e definiti meglio i tempi. Il presidente Conte ha detto che la priorità per il paese è l'occupazione e che è su questo che vuole lavorare di più e più velocemente. Anche perché sembra che anche gli accordi fatti con l'azienda Whirlpool per la fabbrica di lavatrici di Napoli non funzionano e la Whirlpool ha detto che il 31 marzo chiude. Centinaia di persone perderanno il lavoro. Gli ultimi dati nazionali sull'occupazione non sono buoni. Diminuiscono i contratti di lavoro a tempo indeterminato e anche i lavoratori autonomi sono sempre di meno. Aumentano solo i contratti di lavoro di poca durata e questo vuol dire che tante persone vivono in maniera precaria, cioè senza sicurezza di lavorare per un tempo abbastanza lungo. Speriamo che le riforme che dicono di voler fare arrivino presto. Una riforma molto grande l'ha fatta il Regno Unito, che dal 31 gennaio non fa più parte dell'Unione Europea. La famosa Brexit. Esatto, Britain Exit dall'Unione Europea. È dal 2016 che il Regno Unito discuteva la Brexit e alla fine l'ha fatta. E ora cosa cambia? Dal punto di vista geografico, il Regno Unito resta comunque uno Stato europeo, ma dal punto di vista politico e amministrativo cambiano un po' di cose.
Il Regno Unito non è mai passato alla moneta euro, ha sempre mantenuto la sterlina, ma fino al 31 gennaio l'euro era comunque una moneta accettata, dal 1 febbraio non più. Si potrà pagare solo in sterline. Ma soprattutto per entrare nel Regno Unito servirà un passaporto anche per i cittadini degli stati dell'Unione Europea. Invece, fino al 31 gennaio andava bene anche solo la carta d'identità. E non solo, serviranno i visti d'ingresso. Insomma, come per andare in America. Sì, tornano vere e proprie frontiere. Anche i treni che viaggiano tra la Francia e il Regno Unito con il tunnel della Manica devono fare controlli di dogana. Sicuramente il problema più grande sarà che tornano le frontiere tra l'Irlanda del Nord, che fa parte del Regno Unito, e il resto dell'Irlanda, che invece è uno stato diverso e fa ancora parte dell'Unione Europea. Per quanto riguarda l'immigrazione, il Regno Unito avrà politiche diverse e non seguirà più gli accordi dell'Unione Europea. L'immigrazione per lavoro sarà accettata solo per chi ha un lavoro pagato più di 30.000 sterline all'anno. Comunque, fa un po' tristezza che il Regno Unito abbia lasciato l'Unione Europea, soprattutto perché sembra andare verso una politica più nazionalista. Questa settimana si è parlato anche del presidente americano Trump e della sua proposta di patto per il Medio Oriente. Trump ha presentato un suo piano per risolvere la situazione tra Israele e Palestina. Ha proposto di far diventare Gerusalemme la capitale dello Stato di Israele e aiuti ai palestinesi per creare uno Stato indipendente. Uno Stato palestinese in realtà c'è già, anche se non è riconosciuto da tutti. Ma Trump ha promesso che se i palestinesi accettano il suo piano, il nuovo Stato palestinese sarà riconosciuto anche dagli Stati Uniti, che addirittura promette di portare lì una sua ambasciata e aiuti economici per costruire ponti e strade che uniscono i vari territori palestinesi. La capitale di Palestina dovrebbe essere un'altra città, a est di Gerusalemme. Con questo piano Trump permetterebbe a Israele di prendere molti territori delle colonie. Ma una cosa così non era mai stata accordata da nessun presidente americano prima. Una cosa molto importante sarebbe che i profughi e i rifugiati palestinesi non potrebbero tornare tutti in Palestina e neppure andare in Israele. Il piano di Trump prevede che restino nei vari paesi dove sono fuggiti. Al presidente israeliano Benjamin Netanyahu il piano piace. Il presidente palestinese Abu Mazen, invece, non è d'accordo a cedere la città di Gerusalemme come capitale di Israele. Diversi paesi della Lega Araba sembrano favorevoli al piano proposto da Trump. C'è ancora tanta preoccupazione per il contagio da coronavirus in tutto il mondo. In Cina, che è dove è iniziato il contagio, sono morte già più di 300 persone e le persone malate sono più di 14.000. Per curare al meglio tutte le persone contagiate, nella zona della Cina dove è iniziato il contagio, sono stati costruiti nuovi ospedali in tempi record. Adesso è impossibile uscire dalla Cina con i normali voli di linea e alcuni stati hanno organizzato voli speciali per far tornare a casa i loro cittadini. Invece le linee aeree africane hanno fermato i voli per andare in Cina. In Italia si sono scoperti i primi 2 casi di coronavirus, ma il governo dice di stare tranquilli perché è stato organizzato un piano di emergenza. L'Italia ha interrotto i voli aerei da e per la Cina e l'ospedale Spallanzani di Roma, che è l'ospedale specializzato per le malattie contagiose, è preparato per fare test e curare. Tutti gli ospedali italiani hanno specifiche procedure da seguire per i casi sospetti. Intanto la comunità scientifica studia per fare un vaccino che può combattere il coronavirus. Sarebbe bello poter immaginare un vaccino anche contro il femminicidio. Il femminicidio è quando una donna viene uccisa da un uomo che pensa che la donna è una cosa sua.
Nei casi di femminicidio, in genere, sono i mariti o gli amanti o i fidanzati a uccidere le donne. Giovedì, a Mazzara del Vallo, in Sicilia, una donna è morta dopo che il marito l'aveva rinchiusa e picchiata per 3 giorni, perché era convinto che lei lo tradiva con altri uomini. La donna aveva già denunciato più volte il marito perché era violento con lei, ma venerdì, sempre in una città della Sicilia, un uomo di 27 anni ha ucciso la sua ex compagna e la figlia della donna. Dopo aver sparato alle due donne, l'uomo si è ucciso. Tutto questo perché non accettava che la donna aveva voluto chiudere la loro relazione. Un'altra donna è stata uccisa a Genova, un'altra ancora in Alto Adige. Casi come questi succedono in continuazione in tutta Italia. Incredibile ma vero. La buona notizia di chiusura? Ce l'abbiamo! Dal 2 febbraio, tutte le domeniche, i musei italiani sono gratis. Ah, Il ministro alla cultura e al turismo, Dario Franceschini, ha riportato questa iniziativa che lui aveva già attuato quando era in un precedente governo. Di domenica si possono visitare molti musei e luoghi di arte senza pagare il biglietto d'ingresso. quindi per esempio si può entrare al Colosseo a Roma senza pagare? Sì, e anche per esempio alla Reggia di Caserta o agli scavi di Pompei, in Campania. Ah, e vai, perché in Italia ci sono tanti musei e luoghi d'arte. Chiedete informazioni nelle città dove vivete, andate a visitarli e guardate delle belle cose. Facciamo i turisti della domenica, dimentichiamo i problemi per un giorno. Fa bene alla salute, no? Bene, e con questo vi salutiamo, augurandovi salute e gioia. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Stay tuned! Stay together!